Oggi siamo qui con questi due microfoni, lo Shure SM7B e il Neumann BCM705. Entrambi i microfoni sono falsi, sono contraffatti. Ma come suonano? Scopriamolo insieme. Oggi quindi testiamo due microfoni contraffatti. Se hai visto gli ultimi video del mio canale, hai visto probabilmente un po' di video su questo microfono e un po' di video su questo microfono. Ok, quindi è inutile ripetere le cose già dette. In questo video voglio metterli un po' in competizione, quindi ti chiedo di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione. Quindi metti un attimo pausa al video, prendi le migliori cuffie che hai a disposizione, indossale e premi di nuovo play. Esteticamente sono due microfoni assolutamente ben fatti, materiali resistenti, pesanti, loghi così come dovevano essere, nel posto giusto, insomma, esteticamente è veramente difficile riconoscere l'originale dal clone. Il problema qual è? È che quando li vai a collegare col cavo XLR a una scheda audio ti accorgi dell'enorme differenza. Quindi noi in questo video, non l'ho fatto neanche negli altri video, non proveremo a paragonarlo all'originale per dire quanto è simile all'originale, ma in questo video cercheremo di capire se questi microfoni hanno un senso, hanno una dignità e suonano decentemente. Come al solito io intervallo un po' questo microfono e questo microfono in modo che tu possa sentire le differenze di suono e scegliere quale, secondo te, suona meglio, ammesso che uno dei due suoni bene, perché potrebbe anche essere che al tuo orecchio, con le migliori cuffie che hai a disposizione, entrambi i microfoni fanno schifo. Ci può stare assolutamente. Ok, allora entrambi i microfoni entrano senza nessun tipo di effetto dentro il Tascam Mixcast 4 dove appunto sto registrando. Prenderò queste due tracce e le porterò dentro Reaper, il software che utilizzo per l'editing audio, e porterò tutto a meno 14 LUFS, quindi non farò null'altro, non aggiungere equalizzazione, compressione, denoiser, noise gate, quello che ti pare, non aggiungerò nulla, se no portare tutto a meno 14 LUFS. Allora, le differenze tra questi due microfoni ci sono, ovviamente lo stai sentendo, nessuno dei due ha un suono particolarmente gradevole. Ok, questo qui è molto chiaro, molto aperto, un po' stridente e un po' fastidioso. È come se a questo qui, al Neumann BCM705, mancassero tutta quella parte di frequenze della voce medio-basse che danno poi il corpo alla voce stessa. Questo qui invece è molto medioso, è come se avesse una spinta molto forte sulle frequenze medie e entrambi suonano un po' impastati, nel senso che non sono microfoni definiti. Entrambi i microfoni sono dinamici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno bisogno della 48 volt per funzionare, quindi come gli originali. E come gli originali hanno un pattern polare cardioide per quanto riguarda lo Shure SM7B e ipercardioide per quanto riguarda il Neumann BCM705. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pattern polare cardioide prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Il pattern polare ipercardioide è molto più stretto, quindi ha una zona di ripresa della voce molto più stretta, prende pochissimo di ciò che arriva di lato e un po' di più in ciò che arriva dietro. Quindi sono due tipologie di microfono completamente diverse che servono a utilizzi diversi. Qual è migliore? Non c'è un migliore, dipende. Ok, quindi se ti viene in mente questa domanda, Ale, ma qual è migliore? Ipercardioide, supercardioide, cardioide? Dipende dall'utilizzo che ne fai, dipende dalla stanza nella quale stai registrando, dipende da troppi fattori per poterti dire qual è il migliore. Ricordati sempre che il migliore non esiste mai, così come la domanda che mi fate più spesso su questo canale è: qual è il miglior microfono? Consigliami un microfono. Ma de che? Ci ho fatto anche un video su questo, come la domanda consigliami un microfono oppure qual è il miglior microfono sia la domanda più stupida in assoluto, perché se non mi date infinite informazioni, come faccio a suggerire un microfono? Ne scelgo uno a caso? Non va bene. Ok, torniamo a quello che stavamo dicendo. Quindi entrambi i microfoni rispettano quelle che sono le caratteristiche originali dei microfoni. Che ne pensi? Io sto parlando, ti sto raccontando cose nella speranza che tu, con le migliori cuffie che hai a disposizione, possa ascoltare e sentire le differenze. Le differenze si sentono perché sono due microfoni, come ti dicevo, questo molto più chiaro, questo più medioso. Nessuno dei due mi fa impazzire, però c'è anche da dire questo: che se questi microfoni li compri usati, l'ho già detto nei rispettivi video singoli, se questi microfoni li compri usati come ho fatto io e li paghi 2 lire, perché sono molto belli, quindi non puoi permetterti o non vuoi spendere tutti i soldi, perché questo qui costa intorno ai 700 euro, questo qui costa intorno ai 400 euro. Quindi comunque sono due microfoni impegnativi, parlo degli originali. Questi qui io li ho presi entrambi usati, li ho pagati veramente 2 lire e quindi aveva un senso. Ma
comprarli originali e pagarli, contraffatti nuovi, questo qui costerebbe, anzi forse entrambi costerebbero intorno ai 150 euro. Non ha proprio senso, perché per 150 euro ti compri un vero microfono, un microfono che ha una sua dignità sonora, possiamo dire, no? Ha uno spettro di frequenze dignitoso, eccetera, eccetera. Però, se proprio ti piacciono questi microfoni e li compri usati, potresti sicuramente lavorarci con un equalizzatore in primis, in modo da provare a vedere se riesci a risolvere le problematiche di questi due microfoni. Ok? Problematiche da un punto di vista proprio sonoro, no? Di spettro di frequenze. Quindi non c'è un giusto o uno sbagliato, conviene comprarli? Non lo so, se vuoi comprarli per sfizio, sì, io non li comprerei come primo microfono, cioè se tu stai cercando un primo microfono per fare registrazioni più o meno serie, io non comprerei un microfono contraffatto, andrei su un microfono originale, un microfono che ha una sua dignità. Anche con 100 euro ti puoi comprare, non so, lo Shure SM58 per esempio, che è un signor microfono, o lo Shure SM57, oppure intorno a quella cifra ti puoi comprare tanti microfoni. Sul mio canale ne trovi veramente un sacco di microfoni che hanno un senso e costano entro un range di 100 euro, 110 euro o poco più. E sono microfoni per i quali hai assistenza, hai una garanzia, no? Sono microfoni che hanno magari anche un controllo di qualità importante, quindi quando li apri non ti trovi cavetti saldati a caso, rumore di massa in sottofondo o chissà quali altri problemi, controfase per esempio, eccetera, eccetera. Quindi meglio andare su quel tipo di microfono. Poi, se hai già quel microfono lì e vuoi comprarti un microfono secondario per sfizio perché è bellissimo da vedere, compratelo pure, però prendili usati, perché nuovi non ha proprio senso, costano troppo. È vero che gli originali costano molto di più, però comunque in assoluto 150 euro è veramente una cifra importante, quindi non la spendere per un microfono contraffatto, poi fai quello che vuoi. Bene, io sto parlando, ti sto raccontando in modo che tu possa sentire la differenza tra i due microfoni. Ripeto, a me nessuno dei due mi fa impazzire, dovendo proprio scegliere uno dei due, questo, perché, non lo so, lo vedo un po' leggermente migliore da un punto di vista proprio di frequenza, cioè più lavorabile, ecco. Questo qui, con una buona equalizzazione, tutto sommato ti porti a casa il lavoro. Questo qui è come se gli mancassero proprio delle frequenze, quindi non lo so. È pur vero che ci sono tante persone che prendono questi microfoni contraffatti, li modificano, gli cambiano le capsule, fanno un sacco di esperimenti e alla fine vengono microfoni che hanno un senso. Io non sono uno smanettone, quindi non faccio queste cose. Però, insomma, basta. Mi sono dilungato anche troppo, volevo farti sentire questi due microfoni e a te i commenti. Lasciami i commenti qui sotto, fammi sapere che cosa ne pensi, se uno dei due si salva, se sono entrambi orrendi, insomma tutto quello che ti viene in mente. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo prestissimo.